Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Isabella. Voglio raccontarvi una storia che molte persone non hanno mai capito. Mi sono innamorata di un uomo in prigione. Sì, di un detenuto. Molte persone mi dissero che ero una sciocca. Dicevano che ero cieca. Dicevano che stavo andando incontro al pericolo. Forse avevano ragione a preoccuparsi. Ma in quel periodo il mio cuore era più forte di qualsiasi avvertimento. Avevo 28 anni, vivevo da sola in una piccola città, la mia vita era tranquilla, troppo tranquilla. Ogni mattina andavo a lavorare in una piccola libreria. Mi piaceva il mio lavoro. I libri mi facevano sentire al sicuro. I libri non mi giudicavano mai. I libri non mi abbandonavano mai. Ma i libri non potevano stringermi la mano. I libri non potevano chiedermi come fosse andata la mia giornata. Ogni sera tornavo nel mio appartamento da sola, preparavo la cena per una sola persona. Mangiavo in silenzio, poi lavavo un piatto, una tazza e una forchetta. A volte mi sedevo vicino alla finestra e guardavo la gente fuori. Le coppie camminavano insieme. Sorridevano, si tenevano per mano, sembravano felici. Desideravo un amore così. Desideravo che qualcuno mi vedesse davvero. La solitudine può essere molto fredda. Una sera trovai un sito su internet. Era dedicato ai detenuti che cercavano amici di penna. Sapevo che era una cosa strana, ma continuai a guardare. C'erano molte fotografie, alcuni volti sembravano duri, altri sembravano vuoti. Poi vidi un uomo. Si chiamava Thomas. La sua fotografia mi colpì subito. Non sembrava arrabbiato, sembrava triste. I suoi occhi erano dolci. Nel suo breve profilo c'era scritto che cercava un'amica. Diceva che gli piacevano la lettura e il disegno. Diceva che la prigione era un posto molto solitario e che sperava di poter scrivere a una persona gentile. Rimasi a guardare la sua foto per molto tempo. La mia mente mi diceva: stai attenta, è in prigione, ma il mio cuore mi diceva: scrivigli. E così feci. Presi un foglio di carta e la mia penna blu. La mia mano tremava mentre scrivevo. Ciao Thomas, mi chiamo Isabella. Lavoro in una libreria. Anche a me piacciono i libri. A volte mi sento sola. Ho visto il tuo profilo e volevo salutarti. Puoi rispondermi se ti va. Misi la lettera in una busta. All'ufficio postale stavo quasi per cambiare idea. Pensai, e se fosse pericoloso? E se fosse un errore? Ma spedii comunque la lettera. Poi aspettai. Ogni giorno controllavo la cassetta della posta. Non arrivava niente. Dopo 2 settimane pensai che non mi avrebbe mai risposto. Poi, un pomeriggio, vidi una busta bianca.
La calligrafia era ordinata, veniva dalla prigione. Le mie mani tremavano mentre la aprivo. Cara Isabella, iniziava la lettera. Grazie per avermi scritto. Non puoi immaginare quanto abbia significato per me la tua lettera. La vita qui è molto solitaria. I giorni passano lentamente e le notti sono rumorose. La tua lettera è stata come un raggio di sole. Raccontami quali sono i tuoi libri preferiti. Parlami della tua vita, il tuo amico, Thomas. Sorrisi. Lessi quella lettera ancora e ancora. Sembrava una persona gentile, sembrava rispettoso. Il giorno dopo gli scrissi di nuovo, gli parlai della libreria. Gli raccontai della pioggia fuori dalla mia finestra. Gli parlai del mio gatto, Whiskers. Presto cominciammo a scriverci spesso. Una lettera diventò 2, poi 3. Iniziai a correre verso la cassetta della posta come una bambina felice. Tomás mi raccontò che lavorava nella biblioteca della prigione. Diceva che i luoghi silenziosi lo aiutavano a riflettere. Mi raccontò che gli piaceva disegnare gli uccelli. Un giorno mi mandò un disegno. Era un piccolo uccello posato su un ramo. Il disegno era semplice ma bellissimo. Lo tenni sul mio tavolo. Thomas mi faceva domande che nessuno mi aveva mai fatto. Com'è andata la tua giornata, Isabella? Hai dormito bene? Che cosa sogni? Le sue parole mi facevano sentire importante. Cominciai ad aspettare le sue lettere. Poi iniziai ad averne bisogno e lentamente iniziai a innamorarmi. Lo so come può sembrare. Come può una donna amare un uomo che non ha mai toccato? Come può amare un uomo dietro le sbarre di una prigione? Ma l'amore non nasce sempre da un contatto. A volte nasce dalle parole, a volte nasce quando qualcuno finalmente ti ascolta. C'era solo un problema. Non sapevo perché Tomás fosse in prigione. Il suo profilo non lo diceva e lui non me l'aveva mai raccontato. Avevo paura di chiederglielo. Forse la verità mi avrebbe spaventata. Forse avrebbe smesso di scrivermi. Così rimasi in silenzio. Scelsi il sogno invece della verità. Ma la mia migliore amica, Sara, non mi permise di nascondermi. Un giorno, mentre prendevamo un caffè insieme, le parlai di Thomas. All'inizio sorrise. Poi le dissi: «È in prigione». La sua espressione cambiò. «Isabella, dici sul serio?» mi chiese. «Non sai nemmeno che cosa abbia fatto». Abbassai lo sguardo. «No», sussurrai. La voce di Sara si fece più dolce, ma anche preoccupata. Può sembrare una persona gentile, ma è lì per un motivo. Devi conoscere la verità. Quella notte piansi. Guardai le lettere di Thomas. Guardai il disegno dell'uccellino. Volevo credere che fosse una brava persona. Ma il dubbio era già entrato nel mio cuore. Così scrissi la lettera più difficile. Caro Thomas,
tengo a te. Ma ho paura, ho bisogno di sapere perché sei in prigione. Ti prego, dimmi la verità. Dopo aver spedito la lettera, aspettai 3 lunghe settimane. Pensavo che fosse arrabbiato. Pensavo che mi avesse lasciata. Poi finalmente arrivò la sua risposta. Cara Isabella, scrisse. Mi dispiace di non avertelo detto prima. Avevo paura che smettessi di scrivermi. Avevo paura che mi vedessi solo per il mio errore. Sono in prigione per rapina. Ho rubato del denaro. È stato sbagliato. Ero giovane e stupido. Ora sto pagando per quello che ho fatto. Ma non ho mai fatto del male a nessuno. Ti prego, credimi. Lessi di nuovo la lettera di Thomas. Rapina. Aveva rubato del denaro. Quella parola rimase nella mia mente per molto tempo. Rubare è sbagliato. Lo sapevo, ma non aveva ferito nessuno, non aveva ucciso nessuno. Aveva commesso un errore quando era giovane. Guardai le sue altre lettere, rilessi le righe in cui parlava di cambiare. Voglio diventare un uomo migliore, aveva scritto. Voglio una vita tranquilla. Voglio lavorare sodo. Voglio essere una brava persona. Strinsi quel foglio al petto, poi presi la mia decisione. Decisi di credergli. Tutti meritano una possibilità per diventare persone migliori. Così gli risposi. Grazie per avermi detto la verità, Thomas. Continuo a credere in te. Tutti commettiamo degli errori. Io sono ancora qui. Dopo quel momento, le nostre lettere diventarono ancora più profonde. Parlavamo della vita dopo la prigione. Thomas mi disse che gli restava ancora 1 anno da scontare. 1 anno, scrisse, e poi sarò libero. Voglio vederti. Voglio portarti a cena. Voglio stringerti davvero la mano. Lo voglio anch'io, gli risposi. Poi, un giorno, una sua lettera cambiò tutto. Isabella, scrisse, tu sei la luce della mia vita buia. Le tue lettere mi hanno salvato. So che tutto questo è strano. So che è successo in fretta, ma io ti amo. Vuoi sposarmi? Voglio iniziare la mia nuova vita con te, come mia moglie. Rimasi a fissare quel foglio. La mia mente diceva: no, è troppo pericoloso. Ma il mio cuore diceva: sì, è l'uomo giusto. Pensai al mio appartamento vuoto, alle mie cene in solitudine, alle mie notti silenziose. Poi pensai alle parole di Thomas, alla sua gentilezza, alla sua sincerità, e gli scrissi: sì, Thomas, ti sposerò. Non ci fu un grande matrimonio. Lui era ancora in prigione. Compilammo tutti i documenti necessari. Legalmente diventai sua moglie, ma continuavo a dormire da sola. Portavo un anello al dito. L'avevo comprato io,
ma nel mio cuore era come se me l'avesse regalato lui. La gente parlava, i vicini bisbigliavano. Ha sposato un detenuto, dicevano. Deve essere davvero disperata. Cercavo di non ascoltarli, io stavo aspettando mio marito. Quell'anno passò lentamente, arrivò l'inverno, poi la primavera, poi l'estate. Finalmente arrivò il giorno della sua liberazione. La notte prima riuscii a dormire a malapena. Alle 5 del mattino mi preparai. Indossai un vestito blu perché Tomás mi aveva detto una volta che il blu era il suo colore preferito. Mi sistemai i capelli, misi un po' di trucco, poi mi guardai allo specchio. Sii coraggiosa, sussurrai. Oggi inizia la tua nuova vita. La prigione era a 3 ore di macchina. Ci andai guidando con le mani che tremavano per il nervosismo. La strada sembrava non finire mai. La musica suonava nell'auto, ma io non la sentivo. I miei pensieri erano troppo forti. Come sarebbe stato? Mi avrebbe ancora amata una volta fuori da quelle mura. Sarebbe stato tutto diverso. Quando arrivai, la prigione sembrava fredda e grigia. Era circondata da alte recinzioni. In cima c'era del filo spinato. Parcheggiai e mi avviai verso l'area d'attesa. C'erano anche altre persone. Una madre aspettava suo figlio. Una ragazza aspettava suo padre. Tutti portavamo dentro di noi la stessa speranza. Poi il pesante cancello si aprì. Risuonò un forte segnale acustico. Il mio cuore quasi si fermò. Un uomo uscì. Era Tomás. Era alto e magro. Indossava un paio di jeans e una maglietta bianca. Portava un piccolo sacchetto di plastica con dentro le sue poche cose. Per un attimo alzò lo sguardo verso il cielo. Poi vide me. Il suo volto cambiò. Gli comparve un grande sorriso. Isabella! Gridò. Corsi verso di lui. Lasciò cadere il sacchetto e aprì le braccia. Quando mi abbracciò era caldo, reale, vivo. Tomás, piansi. Sei qui. Sono qui, disse. Mi accarezzò dolcemente il viso. Sei ancora più bella che nelle tue fotografie. Risi tra le lacrime. E tu sei molto più alto di quanto immaginassi. Rimanemmo abbracciati a lungo. Per alcuni minuti tutta la mia paura scomparve. Non era più solo una fotografia. Non erano più soltanto delle lettere. Era mio marito. Camminammo mano nella mano verso la mia macchina. Poi Tomás si fermò. Il suo volto diventò serio. Isabella, devo dirti una cosa. Sentii lo stomaco stringersi. Che cosa c'è? Sai che ti ho detto di essere finito in prigione per una rapina, disse. Sì, risposi. Era vero, continuò.
Ma non ti ho mai spiegato perché ho preso quei soldi. Lo guardai con attenzione. Dimmelo adesso. Thomas fece un respiro profondo. Lavoravo per un uomo ricco. Era potente, ma anche crudele. Truffava le famiglie povere e portava via i loro soldi. Cercai di denunciarlo, ma nessuno mi ascoltò. Così presi quel denaro e lo restituii alle persone che lui aveva danneggiato. Lo guardai fisso. Hai restituito il denaro? Sì, rispose. Non ho ottenuto niente per me. Ma ho comunque infranto la legge. Il giudice disse che rubare è sempre rubare. Così sono finito in prigione. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Stavi cercando di aiutarli. Thomas scosse la testa. Non sono un eroe, Isabella. Ho infranto la legge. Ho pagato per quello che ho fatto, ma volevo che tu sapessi che non ho rubato per avidità. Perché non me l'hai detto prima? Gli chiesi. Perché non volevo che ti innamorassi di una storia, rispose. Volevo che ti innamorassi di me, dell'uomo che ti scriveva lettere, dell'uomo che disegnava gli uccelli. Gli accarezzai la guancia. Io ti amo, gli dissi, più di prima. Poi Thomas tirò fuori qualcosa dalla tasca. Era un vecchio foglio di carta piegato con cura. Questa è la tua prima lettera, disse. L'ho tenuta con me ogni giorno. Mi ha dato speranza. Tu mi hai dato speranza. Rimanemmo nel parcheggio della prigione, piangendo tra le braccia l'uno dell'altra. Alla fine sussurrai. Andiamo a casa. Thomas sorrise. Sì, disse, a casa. In macchina osservava ogni cosa, gli alberi, le case, le persone che camminavano per strada. Il mondo sembra così luminoso, disse a bassa voce. Gli strinsi la mano. È luminoso, risposi, perché sei libero. Quando arrivammo nel mio piccolo appartamento, Thomas si guardò intorno e sorrise. È perfetto, disse. È casa nostra. Le prime settimane dopo il ritorno di Thomas non furono facili. Aveva bisogno di trovare un lavoro, ma molte persone non volevano assumere un uomo che era stato in prigione. Guardavano il suo passato, non il suo cuore. Eppure Thomas non si arrese. Trovò lavoro come lavapiatti in un ristorante. La cucina era calda, il lavoro era duro. Ogni sera aveva le mani stanche, ma non si lamentava mai. Sono libero, mi diceva. Posso lavorare, posso tornare a casa da te. Per me questo è più che sufficiente. Ogni sera tornava a casa esausto, ma sorrideva sempre. A volte cucinava per me, a volte riparava le piccole cose rotte dell'appartamento. A volte si sedeva in silenzio e disegnava uccelli. Poco alla volta
la gente cominciò a vedere chi fosse davvero Thomas. Una sera la mia amica Sara venne a cena. All'inizio era nervosa. Osservava Thomas con attenzione, ma Thomas era gentile. Le versò una tazza di tè, le fece domande sulla sua vita, fece qualche piccola battuta. Alla fine della cena Sara stava ridendo. In cucina mi sussurrò: «Isabella è una brava persona, credo che tu avessi ragione». Sorrisi perché io lo sapevo già. Un anno dopo, Thomas trovò un lavoro migliore in un rifugio per animali. Si prendeva cura di cani e gatti senza una casa. Era molto bravo con loro. Era paziente, era gentile. Gli animali si fidavano di lui. Credo che li capisse davvero. Sapeva cosa significa essere rinchiusi. Sapeva cosa significa aspettare che qualcuno si prenda cura di te. Più tardi celebrammo un vero matrimonio. Era piccolo e semplice, in un parco tranquillo. Indossavo un abito bianco. Thomas indossava un completo elegante. Sara era accanto a me. Il sole era caldo. Gli uccelli cantavano tra gli alberi. Quando guardavo Thomas non vedevo un detenuto. Vedevo mio marito, il mio compagno, la mia casa. Questa storia mi ha insegnato qualcosa di importante. La vita può sorprenderci. A volte le persone buone fanno scelte sbagliate. A volte anche un luogo oscuro può custodire un cuore gentile. Ho corso un rischio quando ho scritto quella prima lettera. Molte persone mi dissero di non farlo. E sì, dobbiamo essere prudenti. Ma dobbiamo anche guardare più a fondo. La paura può proteggerci, ma la paura può anche lasciarci soli. Ora la mia vita è semplice. Non abbiamo molti soldi, abbiamo ancora dei problemi, ma abbiamo l'amore. La sera Thomas e io ci sediamo insieme sul divano, leggiamo libri, ci teniamo per mano. A volte ci scriviamo ancora dei piccoli biglietti, anche se siamo nella stessa stanza. Ti amo, scrivo su un foglietto. Io ti amo ancora di più, mi risponde lui. Se ti senti solo, non perdere la speranza. L'amore può arrivare nei modi più inaspettati, forse in un caffè, forse al lavoro, forse su internet, forse grazie a una semplice lettera. Ma non giudicare soltanto con gli occhi, osserva le azioni, ascolta con attenzione, guarda il cuore. Mi chiamo Isabella. Ho sposato un uomo che era in prigione e per me è stata la scelta migliore della mia vita. Thomas ora è libero e in un certo senso lo sono anch'io. Io ero prigioniera della solitudine. Il suo amore ha aperto quella porta. Questa è la fine della mia storia, ma è stato l'inizio della mia vera vita. Grazie per aver guardato tutta la storia. La storia di Isabella ci insegna una lezione profonda.
A volte l'amore arriva da un luogo che non avremmo mai immaginato. A volte una persona ha un passato doloroso, ma questo non significa che il suo cuore non possa cambiare. Thomas ha commesso degli errori. È finito in prigione, ma desiderava anche diventare un uomo migliore. Isabella era sola, aveva paura, ma ha scelto di ascoltare, di capire e di giudicare Thomas dalle sue azioni. Il vero amore non è fatto soltanto di belle parole. Il vero amore è fatto di sincerità, pazienza, fiducia e cambiamento. La parola italiana di oggi è la fiducia, significa trust, cioè fiducia. Scrivi nei commenti una semplice frase usando la fiducia. Per esempio, Isabella ha dato fiducia a Thomas, oppure la fiducia è importante nell'amore. E dimmi anche, secondo te Isabella ha fatto bene a fidarsi di Thomas? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo italiano, ascoltando una storia semplice, iscriviti a Italiano Thales per altre storie in italiano facile. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.